Ho pensato moltissimo a quale bambola scegliere come prima recensione di questo 2025 tra tutte quelle che mi sono state regalate e che ho acquistato nell'ultimo periodo. Devo ammettere di essere stato un pochino combattuto, ma alla fine la scelta è caduta su di lei. Questa Barbie Fashion Model Collection numero 2 e della quale ovviamente voi starete vedendo degli spoiler, ma io non l'ho ancora deboxata. Quindi apriamo subito questo 2025 con una bambola signature da collezione e super costosa. Ed eccola qui la scatola di questa Barbie Fashion Model Collection numero 2, che come tutte le scatole di questa linea è completamente chiusa, ricorda un po' diciamo una scatola da scarpe, con davanti l'artwork bellissimo della bambola all'interno, che poi più che artwork è un bozzetto. Al centro il logo Barbie con carta lucida su carta opaca, ovviamente fucsia. Appena più in basso il logo Fashion Model Collection, il logo di questa linea. Nella parte inferiore c'è scritto Genuine Silkstone Body, Barbie Signature Exquisite Evening Gown, che è proprio questa bambola. E qui troviamo anche la firma del designer che è Robert Best. Sopra ovviamente al logo Mattel. Su entrambi i lati della scatola non c'è assolutamente nulla, sono completamente bianchi. Nella parte superiore ritroviamo il logo Fashion Model Collection, anche il retro è semplicissimo e quasi completamente bianco. In alto il logo Barbie e sotto una descrizione che ci dice che la collezione Barbie Fashion Model Collection celebra il glamour, la raffinatezza e l'eleganza senza tempo della moda con un tocco contemporaneo. La collezione ritorna con la bambola Barbie vestita con un elegante abito a sirena in raso nero incorniciato da un volant di tessuto rosa brillante. Ad esaltare la silhouette mozzafiato dell'abito, una sottoveste in taffetà rosa, collant neri trasparenti e tacchi a spillo, i guanti da opera rosa, una parure di gioielli di cristallo scintillanti che include una collana, un braccialetto, splendidi orecchini pendenti che evidenziano la drammatica acconciatura alla francese. Barbie è semplicemente sublime. Questa bambola Barbie Fashion Model Collection presenta un corpo silkstone in una scultura vintage. E qui c'è attaccato questo piccolo adesivo che ci dice che non ce ne possono essere più di 20.000 in tutto il mondo. E qui in basso le solite informazioni che a noi non interessano. Quindi andiamo a rimuovere la parte frontale della scatola e come tutte le bambole di questa collezione vediamo che è chiusa in questa velina bianca con al centro questo nastrino dorato e questo cartoncino con la scritta Barbie Fashion Model Collection, che però andiamo subito ad aprire per poter aprire anche finalmente la velina e andare a guardare la bambola all'interno nella sua completezza. Mio Dio, che bella! Tutto l'interno della scatola in questo caso è fucsia e anche questa parte è removibile per poter trovare sul retro il certificato di autenticità appiccicato con dello scotch proprio sulla scatola. E su questo certificato troviamo scritto ovviamente il logo Fashion Model Collection. Questo certifica che la tua Barbie Fashion Model Collection è stata creata con la collaborazione dei designer artisti Mattel e qui sotto troviamo anche la scritta Barbie Signature Gold Label. Quindi questa bambola fa parte della linea più alta da collezione di Mattel. Ma all'interno troviamo anche un secondo cartoncino con sotto alcune avvertenze su come prendersi cura di questa bambola, che avendo un corpo silkstone deve essere trattata in un modo completamente diverso confronto alle bambole normali. Ma adesso, visto che è in scatola da Natale e per me è già una marea di tempo, vado subito a deboxarla. E per i collezionisti più accaniti, scusatemi. Eccola qua finalmente fuori dal box e vi devo dire che è bellissima, ma ho già visto un paio di cose che non mi convincono. Ma andiamo per ordine. Il suo viso ha ovviamente lo sculpt vintage di Barbie, quindi il viso della primissima Barbie. I suoi occhi sono azzurri con questo eyeliner nerissimo e molto spesso. Sugli occhi troviamo un bel po' di ombretto azzurro perlato e poi un ombretto invece azzurro ma opaco sopra quello perlato che sfuma verso la fine dell'eyeliner. Sotto gli occhi un po' di ciglia e all'interno degli occhi troviamo ben due colori perché c'è un azzurro più chiaro e un azzurro più scuro. Le sue sopracciglia sono bionde con dei pellettini disegnati all'interno. Sulle guance indossa un leggerissimo velo di blush ma davvero pochissimo. Sulle labbra, che sono per fortuna chiuse con questa espressione un pochino da stronza, ha un rossetto rosa
quasi corallo, e qui sotto il suo occhio sinistro possiamo vedere che c'è un piccolo neo. I suoi capelli sono abbastanza elaborati, come più o meno tutti i capelli delle bambole di questa linea Fashion Model Collection. Hanno qui la riga laterale, il ciuffo frontale e tutta la parte laterale sono raccolti qui dietro, in questa acconciatura che a scuola mi facevano chiamare banana, e nella parte più in alto troviamo questo enorme ricciolone in avanti pieno di gel, è veramente durissimo, sembra un sasso, non è neanche biscottato, è un sasso, e invece questo ciuffettino sul retro. Vi dico onestamente che non ho capito il senso di questo ciuffettino, io avrei messo tutto direttamente in questo ricciolone davanti, ma ok, anche perché nell'artwork avrebbe anche un ciuffettino giù che l'avrebbe resa davvero wow. Alle orecchie indossa questi orecchini completamente di metallo, con anche la parte finale pendente, molto belli, nei quali Mattel ha inserito anche dei finti cristalli trasparenti, infatti ne troviamo 3 piccolini nella parte attaccata al lobo e uno più grande invece rettangolare nella parte del pendaglio, e hanno anche inserito questo dischetto di plastica tra l'orecchino e il viso per fare in modo che a lungo termine il contatto del metallo con la plastica non vada praticamente a macchiare la plastica. Il problema è che le hanno fatto i buchi in questo modo un pochino storto e di conseguenza gli orecchini stanno praticamente appiccicati al suo viso o comunque al suo collo. Dovrò trovare assolutamente una soluzione sperando di non romperli, magari provando a piegare il perno che si infila nel suo orecchio, però così proprio non mi piacciono. Dovrebbero stare così e invece appena li infiliamo del tutto si appiccicano alla sua guancia. Vi mostro già subito anche la sua collana, anche quella completamente di metallo e anche quella con dei cristalli applicati. Nella parte sul retro è realizzata semplicemente da una catenina di metallo, invece nella parte frontale abbiamo proprio questo collier con 4 pietrine tonde incastonate sui lati e 3 pietre invece rettangolari che ovviamente richiamano gli orecchini qui sul centro. Questa collana assieme agli orecchini crea una parure davvero bellissima. Per concludere con i suoi gioielli vi mostro subito che al polso indossa questo braccialetto, anche questo completamente di metallo, applicato sopra al guanto che vedremo tra poco, e anche questo con dei cristalli tondi applicati sui lati e dei cristalli quadrati applicati invece nella parte centrale. Ovviamente è tutto removibile e tutto realizzato in un modo davvero impeccabile. Passando però alla cosa più vistosa, quasi più importante, che è ovviamente il suo look, quello che vediamo è un abito quasi completamente pezzo unico. Dico quasi perché realmente è composto da 2 pezzi, anche se sembra solamente uno. Infatti la parte nera è completamente staccata dalla parte fucsia, ma lo vedremo dopo. L'abito, come anche ci avevano descritto nella descrizione di questa bambola, è un abito a sirena, infatti è tutto completamente aderente, a parte nella parte finale, che si apre con questa gonna completamente a cerchio, anzi a guardarla così credo che sia addirittura più di un cerchio, è veramente gigantesca, realizzata con questo tessuto davvero di qualità, tutte le cuciture sono realizzate in un modo perfetto e in più è anche tutto foderato con questo raso nero che è un tessuto diverso da quello che c'è esternamente, è un tessuto leggermente meno di qualità, ma anche in questo caso ritornano tutte le varie cuciture che ci sono nella parte esterna, ma anche in questo caso sono realizzate davvero perfettamente. Non c'è un filo fuori posto, tutti gli orli al punto giusto e tutte le cuciture che io chiamo a scomparsa perché non si nota alcun tipo di filo, né nella parte esterna ma neanche nella parte interna. Sul décolleté però troviamo questo velluto fucsia che è cucito assieme al vestito nero, qui davanti è proprio stato cucito tutto assieme. Nella parte inferiore è realizzato di raso fucsia, ma da cui poi parte anche tutto questo velluto sempre fucsia, morbidissimo, che arricchisce questo vestito in un modo assurdo. Devo ammettere che se riuscissi a farlo stare un pochino più giù sulle spalle mi piacerebbe di più, ma comunque è davvero fatto bene. Un'altra cosa davvero molto bella di questo vestito è che se lo guardiamo sul retro sembra quasi essere stato chiuso con una cucitura e invece è completamente removibile tramite questi gancetti di metallo che sono stati infilati in questa minuscola asola dall'altra parte. Però così possiamo vedere la parte interna di raso che si collega alla parte di velluto e possiamo anche notare meglio in che punti è stata cucita questa parte frontale sul vestito nero. In più, qui al centro proprio del seno, per fare in modo che il vestito non vada completamente in alto sul suo viso, hanno anche aggiunto un piccolo punto di filo,
è stato proprio cucito, non è un pezzettino di plastica, qui al centro per tenerlo in basso e fare in modo che si veda benissimo il suo volto e la sua collana. Essendo per fortuna tutto removibile, anche la parte nera del vestito si può aprire ed è tenuta chiusa da questi bottoni a scatto che però, se notate, non permettono al vestito di aprirsi completamente, perché Mattel ha pensato anche di dare un punto di filo che dovreste riuscire a vedere qui per assicurarsi che il vestito non possa aprirsi. Ma visto che noi la vogliamo vedere nuda, prendiamo subito le forbici e tagliamo il filo. Prima di togliere il vestito volevo farvi notare anche che hanno messo queste due spalline trasparenti di silicone, da dietro si notano meglio, da davanti con tutto questo velluto si nascondono decisamente di più, ma sono state messe per fare in modo che questo vestito non possa scivolare giù e quindi lasciarla con il seno scoperto. Le ho rimosso il vestito per farvi vedere principalmente che effettivamente, come immaginavo, la gonna è ben più di un cerchio completo, perché se andiamo a distenderla bene sul tavolo vediamo che c'è proprio tutto questo pezzo in più che la rende ancora più larga di un cerchio completo. E in più ci tenevo a mostrarvi che oltre ad avere la fodera sotto alla gonna, dove troviamo anche questa etichetta con scritto Barbie Fashion Model Collection, il vestito è stato completamente foderato in tutta la sua interezza. Infatti anche nella parte del busto e delle gambe la fodera continua e soprattutto è realizzata anche quella benissimo. L'unica cosa che devo dirvi non mi convince è questa cucitura qui all'altezza del busto, perché sinceramente avrei preferito che non ci fosse e che la stoffa fosse tutta completamente liscia dall'inizio alla fine. Visto che nella gonna non ci sono cuciture orizzontali, avrei cercato il modo di non metterla nemmeno qui. E adesso che abbiamo rimosso il vestito possiamo anche vedere il sottogonna, che anche quello è realizzato davvero benissimo. Nella parte delle gambe è semplicemente un tubino con un elastico in vita, realizzato di un raso che secondo me è piuttosto economico, di sicuro non è un raso di chissà che qualità, ma a cui sono stati applicati ben 3 strati di questo raso di una qualità leggermente più elevata. Non so se in camera si riesce a percepirne la differenza, ma questo raso, che è quello che è stato aggiunto sopra a questo qui, ha una qualità leggermente più alta. Forse si riesce a vedere da come riflette. Questo qui è leggermente più plasticoso, invece questo è decisamente più morbido. L'ultimo, quello su cui sono stati cuciti i vari strati, non ha l'orlo, ma tutti i vari strati invece sono stati ovviamente sistemati con tutti gli orli al punto giusto. Andando a rimuovere anche il sottogonna, quindi praticamente ce la stiamo ritrovando nuda, possiamo vedere che indossa questi collant che sembrano quasi delle calze a rete nere, molto aderenti e purtroppo poco elasticizzati. Infatti lo stand non si riesce a farlo aderire benissimo alla bambola, che inevitabilmente un pochino vola. Se fossero leggermente più elasticizzati potremmo tirarli un pochino più su, quindi metterli un pochino più in alto e avere lo stand decisamente più aderente e perfetto per lei. Le sue scarpe sono delle scarpe molto semplici, nere, di plastica abbastanza rigida, con questa punta super appuntita e anche un bel tacco alto e un cinturino alla caviglia. Niente di speciale, ma devo dire che con il suo look ci stanno perfettamente. L'ultima cosa di cui vi devo parlare, e l'ho lasciata per ultima proprio perché è la cosa che mi piace di più, sono i suoi guanti. Che sono dei guanti da forno, ovviamente, perché fare tutte le dita ad una Barbie sarebbe, non dico impossibile, ma quasi, e realizzati con lo stesso raso, il migliore dei due della gonna, ma se notate non sono dei guanti aderenti, anzi sono dei guanti piuttosto larghi, a cui è stata cucita una piccola arricciatura qui, ma con un filo elastico. Infatti se andiamo a tirare il guanto diventa un guanto normale, ma se lo molliamo crea questa arricciatura che dà veramente un dettaglio stupendo. E questo dettaglio c'è sia su un lato che sull'altro, anche sotto la reale cucitura del guanto, anche lì ritroviamo l'elastico. E se andiamo a toglierlo vediamo che Mattel sotto ha applicato questa plastichina trasparente, perché probabilmente questo tessuto fucsia macchierebbe a lungo andare questa plastica Silkstone di questa Barbie. Ma se sul suo polso destro abbiamo visto prima il braccialetto di metallo, sul suo polso sinistro troviamo invece, come in tutte le Barbie Silkstone, questa etichetta agganciata con questo nastrino oro con scritto Barbie Fashion Model Collection. Il corpo di questa bambola Silkstone è completamente articolato, infatti è articolato al collo, alle spalle. Questa articolazione sotto al seno, quindi al busto, è articolata ai polsi, ha un'altra articolazione qui in vita che le permette di ruotare su se stessa, poi ci sono le articolazioni ai polsi, alle anche
e infine le articolazioni alle ginocchia. Oltre a tutto quello che abbiamo visto, l'ultima cosa che arriva con lei è questo stand che ha l'asta trasparente a seduta, quindi sparisce completamente sotto la sua gonna, la base completamente nera, ma una base di quelle piene, quelle utilizzate proprio per queste bambole Silkstone che pesano un pochino di più, e lo stand infatti deve controbilanciarne il peso per reggerla nel modo migliore. E ci sono anche questi 4 piedini di gomma per fare in modo che non possa scivolare. Ma quindi, arrivando alle cose importanti, cosa ne penso di questa bambola Barbie Fashion Model Collection numero 2 e soprattutto vale i soldi che costa? E quindi 150 euro? È sicuramente una bambola molto bella, davvero davvero bella. È una bambola, ragazzi, da triplo wow. Però non so se avete notato il mio triplo wow senza entusiasmo. E mi dispiace dirlo perché questa bambola, come sapete, è un regalo che ho ricevuto per Natale. Ma no, assolutamente no, non vale 150 euro. Per quanto sia bella, per quanto abbia un viso che a me piace da impazzire perché amo questo sculpt e amo questo genere di espressioni, per quanto i tessuti siano bellissimi, un velluto morbidissimo, una gonna curata in ogni minimo dettaglio e anche nella fodera e anche nel sottogonna, per quanto i guanti mi piacciono da morire e tutti i suoi gioielli siano di vero metallo con anche quei cristalli applicati, per me no. Non vale 150 euro. E non li vale perché l'acconciatura non è realizzata in un modo perfetto. Infatti anche qui sul lato possiamo vedere che i capelli non sono raccolti nel modo migliore possibile. Gli orecchini potevano essere realizzati in un modo diverso e non farmi rischiare di romperli per raddrizzarli. Questa cucitura che spezza a metà il vestito non è per niente bella e purtroppo, oltre a volare sul suo stand, la gonna non è per niente come era invece nelle foto di stock. Vi lascio qui a fianco un'immagine così potete confrontarla. Dovrò sicuramente andare a stirarla per cercare di darle quel movimento ad onde che è proprio la cosa più bella di questa bambola, ma che questa bambola realmente non ha ed esiste solamente nelle sue foto di stock. Resta comunque una bambola bellissima, una bambola che se volete nella vostra collezione non posso che consigliarvi perché comunque rende davvero bene ed è davvero un triplo wow, ma che secondo me dovrebbe costare qualcosina in meno. Sia chiaro che sono assolutamente felicissimo di averla ricevuta come regalo e di averla nella mia collezione, perché davvero è bellissima, ma qualche accortezza in più sarebbe stata davvero molto gradita. Ma voglio che rispondiate anche voi alla domanda: secondo voi, adesso che l'abbiamo vista assieme, vale 150 euro? Sì o no? Scrivetemelo qui sotto con un commento e non dimenticatevi di continuare a votare per i Toys Expression Awards che si chiuderanno tra pochissimi giorni. Ovviamente spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile, che vi abbia fatto vedere una bambola che ho visto che è stata recensita veramente pochissimo e soprattutto di non essermi perso alcun tipo di dettaglio. Se ci sono riuscito lasciate qui sotto un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Se vi va seguitemi su tutti i social con lo stesso nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls, dove trovate anche qualche foto che ho realizzato per Natale e Capodanno se non le avete ancora viste. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. E tu che sei arrivato fino a questo punto del video lasciami un emoji fiorellino rosa nei commenti.